Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale di Italiano in Tasca. Io sono Alice ed oggi parleremo dei nomi in italiano. In italiano i nomi possono essere variabili, quindi possono cambiare dal maschile al femminile, dal singolare al plurale. Com'è che riconosciamo quando un nome è maschile singolare o femminile singolare, maschile plurale o femminile plurale? Andando a vedere la lettera con cui finiscono i nomi, quindi la lettera che sta alla fine della parola. Questa parte della parola si chiama desinenza ed in italiano tutti i nomi maschili regolari, quindi tutti quei nomi che seguono la regola principale, se sono maschili finiscono con la O. Se sono femminili finiscono con la A al singolare. Prendiamo come esempio due parole. Il tavolo. Tavolo è maschile perché finisce con la O. Un'altra parola è la casa. Casa è femminile perché finisce con la A. Tavolo maschile singolare, casa femminile singolare. Se volessimo trasformare queste due parole al plurale, dobbiamo cambiare la lettera in fondo. Tutti i maschili che finiscono con la O al plurale mettono una I, quindi tavolo, tavoli sarà il maschile plurale. Invece tutte le parole femminili, come per esempio casa, per il plurale mettono una E. Casa, case. Case è il femminile plurale della parola casa. Fin qui è tutto molto semplice, basta ricordarsi schematicamente O, A, I, E. O maschile singolare, A femminile singolare, I maschile plurale e femminile plurale. Guardiamo anche qualche altro esempio. Libro, libri. Sedia, sedie. Penna, penne. Ci sono tuttavia delle eccezioni a questa regola, cioè ci sono dei nomi che al singolare non finiscono in O oppure A, ma finiscono in un'altra lettera. Sono perciò nomi che seguono una eccezione, non seguono la regola principale. Andiamo a vedere alcune delle eccezioni più famose e più facili da ricordare. Ci sono alcuni nomi che al singolare finiscono con la lettera E al singolare. Pertanto non capiamo se quel nome è maschile o femminile, a meno che non lo andiamo a leggere sul dizionario. Quindi esiste una regola per le eccezioni? Purtroppo no, bisogna ricordarle a memoria. Tutte le volte che vediamo una parola italiana, un nome italiano finire in O oppure A, riconosciamo subito al volo qual è maschile e qual è femminile. Lo stesso vale per il plurale. Tutte le volte che vediamo una parola plurale in I o E, riconosciamo subito quale delle due è maschile e quale delle due è femminile. Le parole che invece al singolare finiscono in E sono da imparare a memoria, ovvero bisogna ricordarsi che quella parola finisce in E appartiene a un certo genere e farà in un certo modo al plurale. Vi metterò qua tutta una serie di nomi in italiano che al singolare finiscono con la e sono nomi piuttosto comuni che quindi potete utilizzare e cominciare a ricordare. Per esempio, fiore è maschile in italiano, il fiore. Il plurale perciò farà i fiori. Fiume, maschile singolare, fiumi, maschile plurale. Mare, mari.
mese, mesi, paese, paesi, pesce, pesci, piede, piedi, sale, sali. Altre invece sono canzone, canzoni. In questo caso però questa parola è femminile, non maschile, quindi la canzone, le canzoni, la chiave, le chiavi, colazione, colazioni, estate, estati, nave, navi, nazione, nazioni, notte, notti, stagione, stagioni, stazione, stazioni, televisione, televisioni. Purtroppo non c'è nessuna regola da ricordare per capire quando queste parole sono maschili o quando sono femminili. La pratica è la cosa che più vi aiuterà, quindi più sentirete queste parole e più ricorderete quali sono maschili e quali sono femminili. Potete cominciare a studiare questa lista perché sono tutte parole molto comuni e che quindi possono tornarvi utili. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete delle domande o dei dubbi fatemeli nei commenti qua sotto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!